appuntamento della nostra rubrica di informazione e promozione realizzata con i fondi della misura 3.2 del PSR Basilicata 2014-20. Oggi parleremo dell'IGP Olio Lucano. Come ormai sappiamo, l'olivicoltura in Basilicata ha origini antichissime. Le prime testimonianze risalgono all'epoca pre-romana. Degli scavi archeologici effettuati a Pantello di Metaponto hanno portato alla luce dei resti di foglie, olive, rami e noccioli. In epoca romana, invece, il poeta latino Quinto Orazio Placco, nato a Venosa nel 65 a.C., scriveva: «Germoglia il ramo d'olivo che mai inganna». Ai greci dobbiamo invece l'introduzione della cultivar maiatica. Per quanto riguarda invece il nome olio lucano, abbiamo delle testimonianze che questo nome fosse già utilizzato a partire dalla fine degli anni 80 del Novecento, sia nel linguaggio comune che nel commercio che in ambito scientifico. La peculiarità dell'olivicoltura in Basilicata è quella di avvenire su terreni prevalentemente interni e collinari, su superfici soggette a impendenza e soggette a erosione. Il riconoscimento olio lucano IGP è stato ottenuto nel 2020. L'olio lucano viene prodotto secondo le regole di un rigido disciplinare di produzione. Per avere l'olio lucano IGP, le olive devono essere coltivate rigorosamente nel territorio della Basilicata. La quantità massima di olive per ettaro è di 10 tonnellate. Le olive possono essere raccolte in un periodo che va dal 15 settembre al 30 gennaio e devono essere raccolte direttamente dall'albero. È vietato infatti raccogliere olive già cadute per terra. Una volta raccolte devono essere poste in casse o cassoni che favoriscono la reazione e portate al frantoio entro le 48 ore. Una volta arrivate in frantoio subiscono un processo di defogliazione e di lavaggio. L'estrazione dell'olio avviene soltanto con processi meccanici e fisici e la resa non può mai superare il 22%. Per quanto riguarda le varietà che concorrono alla formazione del IGP olio lucano, il disciplinare prevede che siano ammesse per almeno l'80% queste varietà. Sono tante: Acerenza, Ogliarola del Vulture, Ogliarola del Bradano, Maiatica, Nociara, Giannara, Augellina, Justa, Cornacchiola, Romanella, Carpinegna, Faresana, Sammartinegna, Spinoso, Cannellina, Cima di Melfi, Fasolina, Fasolona, Lardaia, Olivo d'Amenza, Orazio, Palmarola, Provenzale, Racioppa, Roma, Rotondella, Russulella, Scarpetta, Tarantina, Coratina, Frantoio, Leccino e loro sinonimi. Abbiamo detto che queste possono essere sia in purezza sia miscelate tra loro e per una quantità non inferiore all'80%. Per il 20% possono concorrere anche altre varietà, ma anche altre varietà diverse. L'IGP olio lucano ha un colore che va dal verde al giallo. Si classifica come fruttato medio, con piccante medio e amaro medio. Ha note di erba fresca, pomodoro, carciofo, mandorla e mela. La caratteristica principale di quest'olio è quello di presentare un grande equilibrio tra le note olfattive e quelle gustative. Siamo giunti alla fine di questa rubrica di informazione e promozione dedicata all'olio extravergine d'oliva IGP olio lucano. Ci vediamo al prossimo appuntamento e ricordate di mettere like a questo video e seguire la nostra pagina. Alla prossima!